Massimo, appunto nello scenario che abbiamo appena un po' visto e le suggestioni che questo ci ha procurato, ci spieghi qual è il ruolo un po' meglio della tecnologia e ci spieghi anche qual è il vostro approccio in merito? Perché la vostra è un'azienda abbastanza innovativa in questo senso, in questo mercato anche. Allora, assolutamente, innanzitutto ti ringrazio dell'invito perché oggi ho l'opportunità di parlare di tecnologia, di cui io sono un grande appassionato, ma soprattutto di quello che dice il nostro payoff, change your mindset. Più volte oggi abbiamo sentito... Pensavo fosse un errore invece. No, è proprio mindset, perché siamo in un momento in cui la tecnologia e anche, io dico sempre che c'è la contrapposizione tra l'algoritmo al carbonio, l'uomo, e l'algoritmo al silicio. Uno è quello che fa partire tutto, come diceva Fabrizia, quindi il tema della strategia, il contenuto, il creativo. L'altro invece è tendenzialmente un enabler di fare determinate cose. Quindi come Mint siamo un provider di tecnologia che permettiamo di uscire da quelle che sono le best practice, quindi la multicanalità è una best practice conosciuta fino adesso, e andare nelle next practice, quindi cominciare a approcciare il digital in maniera differente. Tendenzialmente cosa stiamo vivendo? Stiamo vivendo la trasformazione di quella che era la reclam, permettetemi questo termine un po' vintage, in una bespoke experience. La reclam era solo fatta del believe, lava più bianco. La bespoke experience è believe and trust, lava più bianco, non è vero, qualcuno me lo deve dire. Da cui tutto il tema dei social, il trust della persona che nel social, l'influencer me lo può dire. Quindi l'omnicanalità è diversa dalla multicanalità, come si è già detto nei precedenti interventi. Non è un insieme di silos per cercare di raggiungere il consumatore do coio coio, ma parte da una profonda conoscenza del consumatore e quindi cercare di ricostruire la sua journey, la cosiddetta consumer journey, per fare una comunicazione consumer centric. Quindi quello che mi porta a casa di diversi interventi, poi dal ruolo della tecnologia, è che la tecnologia deve essere in grado di mettere il consumatore al centro. Alla fine il mondo della comunicazione è sempre lo stesso. Da un lato c'è una brand che ha qualcosa da dire per convincerti a comprare il proprio prodotto, dall'altro c'è un consumatore che deve essere convinto. E la tecnologia e la conoscenza dello stesso consumatore permette di ridurre questo divario, quindi di non sparare sul mucchio. E inoltre permette anche di trovare linguaggi che danno poi degli insight a chi deve creare contenuti, i cosiddetti creative, per ingaggiarlo. Perché oggi siamo in un'epoca in cui il consumatore non compra pubblicità, compra rilevanza, what's in for me. E quindi ancora una volta la rilevanza è l'insieme di tecnologia, di conoscenza del consumatore e di creatività, perché alla fine se uno fa una creatività piatta puoi conoscere benissimo chi sono io, ma non mi emoziono. La vendita è emozione, lo vediamo quando andiamo al supermercato, la disposizione degli scaffali piuttosto che il cestone centrale hanno motivi diversi di essere. Qua guardo il prezzo perché ci vado contro, lo scaffale è bello, la vetrina, quindi vendita, emozione e la comunicazione deve emozionare. D'accordissimo sul fatto che non esiste più digitale e analogico. La comunicazione è digitale per definizione. Non so chi toccava il tema dell'outdoor tradizionale. Anche questo, benché vediamo dei cartelli appiccicati a un muro, dietro c'è del digitale. Il fatto che so dal geo qual è l'indice di consumo di un certo prodotto, so la pedonabilità. Poi il delivery può essere o diciamo analogico, in questo caso proprio il cartellone cartaceo, oppure addirittura digitale. Quindi sono tante le cose che in questi anni abbiamo fatto. Abbiamo compreso che la tecnologia è enabler, che la comprensione del consumatore, il cosiddetto dato, c'è stato anni big data, big data, big data e nessuno sapeva di cosa si stesse parlando, e finalmente la creatività. L'insieme di queste fa il digitale. Però in questo percorso, e qua entriamo un attimo in quello che facciamo noi, tendenzialmente le aziende si sono dimenticate che l'insieme delle informazioni del consumatore, l'insieme dei canali, il cercare di superare la multicanalità dall'omnicanalità passa per uno strumento ben noto alle agenzie media, ben noto a chi fa comunicazione, che si chiama il media planning, che è ancora molto vintage, perché alla fine io ho una conoscenza approfondita del consumatore, ho una creatività perfetta, metto in combinata N canali, dico di avere una strategia omnicanale, ma in realtà ho solamente un insieme di cose. Quindi quello che manca oggi, ed è il motore della nostra tecnologia, è quella signorina lì e quella bacchetta. Il passaggio dalla musica strumentale a sinfonica.
hanno provato, prima c'era solo il pianoforte, bellissimo, buon suono, violoncello, bellissimo, buon suono, poi li ha messi assieme e non è che uscisse fuori qualcosa di bello, e allora ha messo una persona con uno strumento semplice nel suo concetto, che è una bacchetta. Oggi la bacchetta non è semplice, non è di legno, è fatta di algoritmi. E cosa fa questa bacchetta? Orchestra i diversi canali. Perché quello che oggi tendenzialmente non viene preso in considerazione è quel cubotto centrale. Noi siamo quel cubotto centrale, non ci sostituiamo a nessuna tecnologia, lavoriamo con tutte le tecnologie, sia di buying, dalle DSP agli ad network, agli exchange, sia di misurazione, strumenti come Nielsen, strumenti come altri certificatori, altri strumenti di analytics, si è parlato quindi di vedere il comportamento dell'utente sulle mie properties, però non c'è la bacchetta, non c'è il direttore d'orchestra. Però è un ruolo, consentimi la provocazione, che di solito apparteneva ai centri media, no? Ed è ancora dei centri media. E quindi in che modo voi siete competitor dei centri media o no? Assolutamente no. Allora, noi faccio questo paragone. Allora, da sempre i marinai hanno navigato. Hanno iniziato con la stella polare e ai tempi erano le best practice perché non c'era nient'altro. Poi il sestante, quindi la next practice è stato il sestante, però è sempre il marinaio, nel senso noi non siamo marinai, noi offriamo strumenti. Quello è il GPS di ultima generazione. Quindi tendenzialmente la brand che sempre di più, stiamo vivendo anni di in-house, questa grande parolona che non vuol dire niente, l'in-house non è nient'altro che un miglior modo di una brand di collaborare con la propria agenzia attraverso le tecnologie. Quindi questo cubotto è un cubotto che ha diverse facce, probabilmente un ingresso ce l'ha la brand, l'altro ingresso ce l'ha l'agenzia, ma l'algoritmo al carbonio è la brand e l'agenzia. Questo è uno strumento che facilita. Facilita come? Facilita perché tendenzialmente abbiamo messo in uno stesso punto, in uno stesso posto, tutte le tecnologie che oggi sono un po' sulla bocca di tutti, che però vengono utilizzate isolate. Quindi sicuramente c'è bisogno un layer di integration. Integration si intende, devo connettere tutti i pezzi di tecnologia che oggi ci sono e che permettono alle agenzie o al cliente di fare il proprio lavoro. Devo poter gestire le campagne omnicanale. Devo avere un layer di artificial intelligence, in questa occasione abbiamo parlato più volte di artificial intelligence, come strumento a supporto dell'algoritmo al carbonio. L'uomo vince sempre sulla macchina, ma non è così veloce come la macchina, un po' come la calcolatrice, mi date un foglietto, riesco a fare l'equazione, mi dai una calcolatrice, un Excel, te la faccio in maniera più veloce. E poi gli insight. Questa è una cosa importante perché abbiamo parlato di conoscenza del consumatore, approfondito utilizzo dei dati, creatività, ma la misurazione oggi, a mio parere, è ancora un po' vintage, nel senso non c'è nessun sistema di misurazione omnicanale che permette non solo di guardare al KPI di delivery tecnico, il video, il VTR, piuttosto che l'engagement rate, ma quello che sta alla fine. Quindi solamente orchestrando tutti i pezzi di business proprio. Assolutamente, proprio il business take out, perché alla fine un cliente, ripeto, il mondo della comunicazione serve per vendere prodotti. Certo. Ho una brand che ha un prodotto, deve comunicarlo, non è solo il lava più bianco, ci deve essere il trust. L'orchestrazione di tanti canali che lavorano in combinata, il planning che non può essere più statico, ma deve essere liquido, perché il consumatore è fetente rispetto a prima, è più reattivo e quindi quando io vado online, cosiddetto in-flight momento, io devo poter osservare in tempo reale, lo posso fare solo con la tecnologia perché l'uomo non è così veloce, e cambiare. Quindi oggi, grazie a tecnologie come la nostra, in-flight, come si vuol dire, si può anche cambiare il media plan, spostando magari del budget da un canale all'altro per il raggiungimento dell'obiettivo di business finale. E questo strada facendo, no? Quindi in un'ottica programmatica anche, giusto? Oggi tutto è programmatico, nel senso, alla fine il programmatico è nato su un protocollo RTB, poi sono nate le DSP, poi è nata questa automazione che inizialmente non funzionava, perché poi insomma le tecnologie di avanguardia hanno bisogno di essere utilizzate parecchio. Le singole piattaforme stand-alone sono programmatiche, il social è programmatico, l'AdWords, Google è programmatico, ma manca quel famoso layer di orchestrazione, quindi il programmatic del programmatic, se mi passate il termine proprio bruttissimo. Quindi ci siamo concentrati in questo, forte conoscenza di come si deve fare comunicazione, grande rispetto di tutti i player, partendo dalla brand, dai loro partner agenzia, e dando degli strumenti che permettono finalmente di realizzare quello che forse ci diciamo da tanto tempo, che anche oggi è emerso come quella che è la next practice da applicare.
Bene. Grazie Massimo.